fare video, soprattutto su YouTube, abbiamo bisogno di un buon sistema audio che riesca a garantirci una buona qualità della voce, specialmente se facciamo dei vlog. Con questo microfono wireless Sony è riuscito a fare un ottimo lavoro in termini di praticità, ma forse per quanto riguarda la qualità dell'audio avrebbe potuto fare qualcosina di più. Vediamo insieme come va questo ECM-W2BT, dal nome praticamente impronunciabile, ma ormai sono specializzato in questo tipo di prodotti dai nomi veramente assurdi, e lo testiamo con il fratellino minore, il Lavalier ECM-LV1. Scusate, ma le sigle purtroppo le devo ancora leggere perché impararle a memoria è praticamente impossibile. Andiamo! Bene amici, benvenuti in questo nuovo video. Oggi andiamo ad affrontare un altro importantissimo argomento in tema di vlogging e videomaking. Pensate che spesso chi si affaccia a questa bellissima professione o comunque intende coltivarla anche solo per passione come faccio io, commette quell'errore di dare massima importanza alla qualità video tralasciando alle volte la qualità dell'audio. Ed invece posso garantirti, sia per mia esperienza personale che per pensiero condiviso dalla maggior parte di fotografi e videomaker professionisti, che una buona qualità audio rappresenta almeno il 50% se non oltre della riuscita del nostro progetto. Questo perché comunque riesce a mantenere alta l'attenzione del nostro pubblico sul nostro lavoro. Cosa fare a questo punto? La soluzione è molto semplice, basta dotarsi di un buon microfono esterno da collegare alla nostra fotocamera, videocamera che sia, o al nostro smartphone, che ci regala una qualità audio assolutamente decente o comunque sufficiente a mantenere l'attenzione del nostro pubblico sul nostro progetto. In commercio ne troviamo assolutamente di diversi tipi, con tante caratteristiche e ovviamente di diversi prezzi. Non necessariamente dobbiamo andare ad investire delle cifre importanti, perché già con 40-50 euro vi assicuro, soprattutto su Amazon, anzi a proposito vi lascio qui in descrizione i link di qualche modello che assolutamente può fare al caso vostro, quindi ripeto, con 40-50 euro già ci portiamo a casa un decente prodotto che porterà ovviamente ad un livello più alto la qualità dei nostri video. Ovviamente questo Sony si colloca in una fascia di prezzo un po' più alta, stiamo parlando di 200 e oltre euro, ovviamente per via delle sue caratteristiche particolari e delle sue funzionalità. È sempre un microfono wireless con una tecnologia abbastanza particolare, prodotto da Sony e quant'altro. Ma prima di sentire come va sul campo e andarlo a testare insieme al suo fratellino, il Lavalier, quindi l'ECM LV1, andiamo a vedere un unboxing e cosa contiene la confezione di questi due gioiellini della Sony. Queste sono le confezioni originali, così per come ci arrivano mettiamo un attimo da parte il Lavalier e concentriamoci su questo wireless ECM-W2BT. All'interno della confezione tiriamo fuori tutto quello che troviamo, eccolo qui. Ok, manualino di istruzioni, lo possiamo mettere via. Troviamo un cavetto di ricarica. Quello che non mi è piaciuto a proposito di questo cavetto di ricarica è che ancora presenta un attacco USB non di tipo C, quindi Sony avrebbe potuto fare uno sforzo in più inserendo un classico cavetto Type-C, ma tant'è. Troviamo il classico gatto morto che ci aiuta a ridurre i rumori dell'ambiente circostante, soprattutto in caso di vento, e poi abbiamo anche un cavetto, eccolo qui, per utilizzare questo microfono wireless in modalità analogica per le fotocamere non dotate di digital audio. E poi eccolo qui in questa bella custodia Sony, all'interno troviamo lui. Eccolo qui, come vedete i due pezzi trasmittente e ricevente sono agganciati insieme per una comodissima portabilità attraverso questo piccolino accessorio che possiamo mettere da parte, ed eccola qui la ricevente e la trasmittente. Andiamo a rimettere un attimo tutto da parte e vi faccio vedere al volo il Lavalier. L'interno della confezione mi sembra molto leggero e quindi minimale.
Troviamo, eccolo qui, il microfono, anche qui manuale di istruzioni e niente più. Ovviamente il lavalier non ha bisogno di cavetti di ricarica, non avendo batterie, ma essendo, diciamo, pronto all'uso, basta agganciarlo in modalità ovviamente analogica al vostro smartphone o alla vostra fotocamera compatibile. È un lavalier stereo perché ha la possibilità appunto di ruotare e quindi di percepire l'audio in stereofonia col canale destro e sinistro, e anche per lui un piccolo non è proprio un gatto morto, ma è un salva P, diciamo, che ci riparerà dal vento e dagli agenti atmosferici, diciamo dai rumori molesti esterni. Eccolo qua, l'LB1. Vediamo un attimo quelle che sono le caratteristiche di questo bel prodotto Sony. Ha un suono ad alta fedeltà, l'ECM-W2BT è dotato di una capsula interna che rileva i suoni in modo chiaro e nitido per un audio di alta qualità. Ha un rilevamento omnidirezionale del suono e quindi capta l'audio da tutte le direzioni. Quando l'ECM-W2BT viene utilizzato con una fotocamera compatibile che supporta Digital Audio Interface, il suono rilevato dal ricevitore viene trasmesso tramite un segnale digitale, consentendo la registrazione senza cavi e con rumore ridotto. Il sistema antivento incluso in confezione riduce efficacemente il rumore del vento ed il rumore eccessivo del respiro. Ciò significa che puoi registrare un suono nitido e stabile anche quando riprendi all'aperto nelle giornate ventose. Ha una grande durata della batteria per sessioni prolungate, e infatti Sony parla di circa 9 ore di utilizzo in modalità wireless. Grazie al suo particolare design è resistente ad umidità e polvere, può essere usato in qualsiasi ambiente, incorpora guarnizioni e cover a prova di agenti atmosferici per un funzionamento affidabile all'aperto. L'associazione con l'ECM LV1 consente di sfruttare al meglio i vantaggi di quest'ultimo. Grazie infatti alla forma super compatta, il lavalier può essere fissato in modo discreto agli indumenti del soggetto, acquisendo da vicino un audio stereo che viene poi trasmesso a distanza grazie alla capacità wireless dell'ECM W2BT. Oh, e dopo tutte queste belle nozioni tecniche, finalmente è arrivato il momento di accenderlo e di andare a testare sul campo come si sente questo microfono della Sony. Ovviamente sarà un breve test perché ho deciso di portare sul canale nei prossimi giorni un altro video dove affronteremo appunto un test audio in maniera più approfondita fra lui e fra il microfono della Joby Wavo, che è quello che utilizzo quasi sempre per la registrazione dell'audio nei miei video qui in studio, e lo paragoneremo anche al microfono nativo a 3 capsule installato sulla Sony ZV-E10 che mi sta riprendendo in questo momento. Un attimo vi faccio anche vedere dal punto di vista del design come sta da indossato, e se ci troviamo all'esterno possiamo inserire il gatto morto, come abbiamo visto, che troviamo appunto in confezione, per andare ad attenuare i rumori dell'ambiente circostante. Questo è il design e andiamo adesso a sentire questo Sony ECM W2BT. Sentiamo un po' che audio ci regala. Andiamo. Ed eccoci qui all'esterno per provare questo Sony ECM W2BT. In questo momento lo stiamo testando a meno 20 dB e in digital audio. Infatti ti ricordo che abbiamo in questa modalità solamente 3 opzioni di volume, 0, meno 10 e meno 20 dB. Sono partito da quest'ultima perché già a meno 10 e a 0 clippavo un po', ma adesso ti farò sentire anche quelli. Quindi questo è l'audio che esce da questo microfono wireless Sony impostato in digital audio a meno 20 dB. Adesso switchiamo su meno 10, ecco fatto, qui siamo a meno 10. Ovviamente siccome Sony ci dice che oltre ad essere un regolatore di volume in modalità digital è anche un attenuatore di rumori, più si scende di decibel e più la voce viene ovattata e diventa un po' più cupa. Quindi fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questo meno 10 dB. Adesso passiamo a 0. Ecco qui, questo invece è il volume impostato a 0. Io vedo nella mia fotocamera che il volume, l'audio sta clippando completamente nonostante stia parlando in maniera abbastanza pacata. Quindi test audio 1, 2, 3, test audio a 0 dB, digital audio Sony ECM W2BT.
Ed eccoci tornati, abbiamo switchato dalla modalità digitale alla modalità analogica, quindi attraverso il cavetto che collega la ricevente alla fotocamera per tutte quelle fotocamere che non sono dotate appunto della funzione digital audio. Nella mia Sony ZV-E10 è disponibile, così come in tanti altri modelli di fotocamere Sony, e quindi ovviamente questo microfono ti ricordo che nasce proprio con lo scopo di sfruttare al meglio questa specifica funzione. Il volume della trasmittente è impostato a meno 10 dB e ho regolato all'incirca intorno ai 21-22, se ricordo bene, il volume della fotocamera. Questo è l'audio in modalità analogica del Sony ECM-W2BT. Adesso collego il lavalier alla trasmittente e vediamo anche attraverso questo ulteriore microfono, l'LB1, come si sente l'audio. Ed eccoci tornati, questa volta siamo con il lavalier, ve lo faccio vedere. Lo scopo di questo LV1 da accoppiare al W2BT nasce principalmente per una questione estetica. Infatti, grazie a questo microfono più discreto e più piccolo, indossarlo risulterà ovviamente di minore evidenza rispetto appunto al nostro interlocutore. Detto questo, ragazzi, siamo impostati come volume della trasmittente sempre a meno 20, passiamo un attimo a meno 10. Ecco, qui siamo sul meno 10 con il lavaliere attaccato, quindi giusto per completezza, non ci facciamo mancare nulla, proviamo anche questo tipo di audio con questi livelli e questi volumi. Adesso switcho su 0 ed ecco, questo è il volume della trasmittente impostato a 0. Vedo che non clippa, infatti a differenza di quando abbiamo utilizzato il W2BT senza l'LV1, i volumi già a meno 10 dB e a 0 clippavano. Altra cosa che non ti ho detto è che a questi due ultimi volumi il W2BT tende un po' ad aumentare il fruscio, perché diminuisce quell'attenuazione del rumore che Sony appunto ci dà come caratteristica particolare quando andiamo a meno 20 dB. Quindi meno 10 e 0, un audio un po' più chiaro ma con un fruscio di sottofondo abbastanza più intenso. Bene, a questo punto direi che può bastare, rientriamo in studio, poi faremo un test più approfondito dell'audio come vi avevo anticipato e lo paragoneremo anche ad altre tipologie di microfono. Rientriamo in studio e vediamo un po' il risultato di questo test all'aperto. Bene amici, ritorniamo qui in studio dopo questo breve test all'esterno. Io intanto continuo a registrare sempre con lui per darvi anche quella che è l'idea della qualità dell'audio di questo microfono all'interno di uno studio di registrazione o comunque in un ambiente chiuso, e andiamo a parlare di pro e contro, quello che mi è piaciuto di più, quello che forse mi è piaciuto un po' meno, ma soprattutto a chi credo sia rivolto questo tipo di microfono. Fra i pro sicuramente la durata della batteria, che ho trovato assolutamente più che sufficiente per un prodotto del genere, e soprattutto la funzione digital audio che ci consente di utilizzare questo microfono senza alcun tipo di cavetto che vada a collegare la ricevente alla nostra fotocamera. Infatti proprio per le fotocamere o videocamere che sono dotate di questo tipo di funzione, abbiamo la possibilità di installare nella slitta direttamente la ricevente, accendere e quindi attraverso un collegamento wireless utilizzare questo microfono senza alcun tipo di cavetto. Ovviamente per quelle videocamere che non hanno questo tipo di funzione possiamo andare a switchare in analogico. Quando però utilizziamo il digital audio non abbiamo possibilità di regolare il volume del microfono dal menu della nostra videocamera, abbiamo solamente il tastino con le tre possibilità di 0, meno 10 dB e meno 20 dB installato sulla trasmittente. Io in questo momento ad esempio sto utilizzando il meno 20 dB perché il meno 10 e lo 0 comunque andavano a clippare l'audio e quindi ovviamente andrebbero a regalarci un audio assolutamente distorto. Per avere la possibilità di regolare il volume dobbiamo necessariamente utilizzare la modalità analogica. Un altro pro che ho riscontrato è quello che, avendo trasmittente e ricevente due capsule microfoniche separate per la modalità intervista, ovviamente questo è un pregio, perché comunque la qualità dell'audio resterà sempre e comunque alta laddove verremo intervistati, in quanto
l'intervistato andrà a utilizzare la trasmittente, mentre chi gira il video e chi contemporaneamente ci fa le domande possono tranquillamente utilizzare la capsula microfonica installata nella ricevente. Contro, quello che non mi è molto piaciuto di questo microfono, mi sono preso qualche appunto per non tralasciare nulla, un audio appunto non regolabile, questo già te l'ho detto, in modalità digital audio, è una delle grandi pecche, non ho capito perché Sony abbia fatto questa scelta e mi auguro che attraverso un aggiornamento firmware possa magari fissare questa situazione. Il fruscio di sottofondo, ragazzi, è quello che proprio non riesce ad andarmi giù. Si riesce a camuffare un po' questa sorta di voce ovattata con questo fruscio intenso che comunque va a dare un po' di fastidio, e si riesce a camuffare soprattutto se siamo all'esterno con i rumori di sottofondo, o magari qui all'interno come sto facendo io in questo momento, inserendo una musica di sottofondo rispetto appunto alla parte di audio parlata. Ma se andiamo a togliere un attimino la musica di sottofondo, ecco l'audio che ci regala questo microfono. Ovviamente c'è un fruscio, una voce molto cupa, ovattata, che a me non mi ha fatto assolutamente impazzire, soprattutto per quello che è poi l'altro aspetto, l'altro punto che non mi ha fatto impazzire, mi ha fatto un po' storcere il naso: rapporto qualità-prezzo forse un po' alta, proprio per questa qualità di audio che ci regala questo microfono della Sony. Parliamo di circa 240 euro prezzo di listino, ma che comunque riusciamo a trovare anche intorno ai 180 euro un po' in giro per il web con delle offerte Amazon, che è un prezzo che secondo me è anche un po' più consono a questo tipo di prodotto e appunto al rapporto qualità-prezzo. Bene amici, anche per questo video è tutto, noi ci diamo appuntamento ad un prossimo video dove parleremo sempre di audio, andando a paragonare questo microfono della Sony con altre tipologie di microfoni. Nel frattempo fatemi sapere qui nei commenti cosa ne pensate di questo breve test audio e di questo ECMW2BT della Sony. E prima di salutarci vi ricordo di iscrivervi al canale, cliccare la campanellina delle notifiche, seguirmi anche sugli altri social, in particolar modo su Instagram, e magari di condividere con tutti i vostri amici i miei lavori. Questo video per voi è un'operazione che non costa nulla, ma per me è molto importante per garantirvi e potervi portare sempre nuovi contenuti di alta qualità sul canale. Bene, a questo punto vi voglio bene, vi voglio salute, ci vediamo alla prossima. Ciao da Marco.